Amici cacciatori, ben trovati. Ciao Gianluca. Buongiorno a tutti. Siamo qui, ci vedete pronti alla linea di tiro Baschieri e Pellagri. Partiamo dalla fine, quindi dalle prestazioni. Parliamo della Baschieri e Pellagri Dual Bismuth. Quindi cartucce in bismuto, alternativa al piombo. Diciamo che si colloca anche nella media fascia di prezzo prima del tungsteno. Ne abbiamo parlato spesso, garantisce delle ottime prestazioni e soprattutto, caratteristica non trascurabile, può essere utilizzata con tutte le tipologie di fucili, anche datati. In questo caso infatti andiamo ad effettuare la prova Con un vecchio A300. Con un 300 che è il capostipite, diciamo. Capostipite dei fucili a presa di gas veramente Beretta. funzionanti della Beretta. Canna 71 una stella, quindi nessuna preclusione neanche per la strozzatura. Bismuto, materiale soffice come il piombo, sparabile alla stregua del piombo anche con borra tradizionale. Andremo poi a vedere più nello specifico le caratteristiche. Adesso andiamo pronti al fuoco. 36 metri, canna una stella, vediamo cosa succede. Pallino numero 3+4, è una dual, quindi doppia numerazione, 3+4, una valenza balistica notevole perché il pallino grosso fende l'aria per quello leggermente più piccolo e gli permette di mantenere una velocità residua molto alta. A te le cuffie e andiamo. Beh, come potenza già dall'effetto sulla placca, Adesso facciamo una considerazione. anche a distanza, però Canna 71 una stella, ma indubbiamente la cartuccia ci mette molto del suo perché questa è una rosata bellissima. Questa è una rosata spettacolare, molto concentrata, 36 metri, quindi una portata importante. certo. Il bismuto veramente non fa rimpiangere assolutamente il piombo, con una densità di 9,7. Oltretutto abbiamo una penetrazione che non è molto lontana dal piombo. Con questo tipo di rosata direi, Fabio, che anche a 40 metri si spara tranquillamente. Beh, direi di sì, direi proprio di sì. Allora Gianluca, andiamo a provare a una distanza di 36 metri che diciamo è un tiro utile che può capitare benissimo a caccia. MG2 Tungsten 35 grammi, 12,70. con File Super Black Eagle Benelli, canna 71, strozzatura 3 stelle. 3 stelle. Diciamo una combinazione classica per quella che può essere una caccia ad appostamento. Andiamo. Vieni Gianluca. Beh Gianluca, direi che sui 36 metri una canna 3 stelle, 71 abbiamo. Sì, è una rosata strettissima, assolutamente sfruttabile per almeno altri 5-6 metri senza nessun problema. Quindi, come dicevo, queste cartucce sviluppano veramente una portata notevolmente superiore al piombo. Abbiamo almeno una decina di metri di portata in più ed è evidente da questa rosata che con un 3 stelle è strettissima e quindi veramente molto sfruttabile. Siamo sempre sui 36 metri, migra colombaccio, 36 grammi, piombo 5,5. Sì, cartuccia molto prestante, studiata per il colombaccio anche in condizioni difficili, quindi diciamo che siamo una cartuccia che è molto interessante verificare. Canna 71 che è più classico non si può. Strozzatura 3 stelle, 3 stelle. 36 metri. Vai. Bene, siamo all'interno, Gianluca, del reparto operativo, del laboratorio. È il laboratorio di chimica Baschieri e Pellagri. Non ci si può sbagliare. Allora, passiamo dalle prestazioni che abbiamo visto al tunnel alle caratteristiche dei materiali. Quindi partiamo appunto dal bismuto che abbiamo appena visto. Quali sono le caratteristiche principali di questi pallini? Bene, i 4 materiali alternativi, quindi il bismuto per primo è, diciamo, l'elemento dei no toxic che assomiglia di più al piombo.
è un metallo che ha un peso specifico molto alto, 9,7, quindi veramente soddisfacente dal punto di vista balistico, perché è quello che si avvicina, a parte il tungsteno, di più al piombo. Ma soprattutto ha una morbidezza tale che consente di essere sparato con tutte le canne non gigliate e con tutte le strozzature, anche con borra in feltro. Dual Steel è la declinazione della doppia numerazione bismuto, però passata sul materiale un po' più economico che è il ferro. Ha un'ottima balistica, anche se molti ne dubitano di questa cosa. Il ferro ha una densità di 7,8, è un pallino duro, richiede tassativamente le canne gigliate e le borre steel che contengono tutta la carica dei pallini per preservare l'anima di canna dal contatto con questi pallini duri. Una volta caricato correttamente con delle velocità abbastanza alte, il ferro ha bisogno di velocità un po' sostenute per avere della micidialità e della penetrazione, bisogna andare almeno sui 410-420 metri al secondo, noi abbiamo cartucce che arrivano fino a 450, ha una valenza balistica molto notevole. Qual è la considerazione da fare? Avendo un pallino, tra virgolette, poco denso, dobbiamo necessariamente renderci conto che le distanze di massima portata vanno un pochino ridotte. Noi siamo abituati a sparare fino alla soglia dei 45-50 metri col piombo, fino ai 60 col tungsteno, il bismuto è paragonabile al piombo, noi col ferro dobbiamo limitare la nostra presunzione di ottimi risultati balistici, diciamo ai 35-38 metri. Abbiamo delle cartucce che hanno delle grammature leggermente diverse, abbiamo una 32 e una 28 in 12,70. La 28, molto importante sottolineare che, non essendo una cartuccia HP, ricade tra quelle utilizzabili anche con fucili non gigliati, quindi è un buonissimo viatico per utilizzare un vecchio fucile, robusto chiaramente, con delle buone strutture, utilizzando il ferro senza bisogno di ricorrere a una canna gigliata. La 32 grammi è già una cartuccia HP con delle ottime prestazioni, dual, quindi con la doppia numerazione dei pallini, diciamo che è un po' un jolly, un tuttofare per varie forme di caccia. La 36 è una Magnum, quindi utilizzabile in fucili con camera da 76, dove il ferro esprime una potenzialità notevole nonostante la sua bassa densità e ci permette di raggiungere agevolmente i 38, delle volte anche i 40 metri con un'ottima efficienza. Poi la conosciamo da tempo, ti ricordi, l'abbiamo anche provata insieme la DualShock. una bellissima giornata di caccia ricordo ancora con piacere, quindi la DualShock declinata nelle varie soluzioni diverse. Qui abbiamo sempre il principio della doppia numerazione dei pallini, quindi grande effetto di compensazione sulla rosata e anche ricordo insomma dei tiri importanti anche al... Sì, perché il rame è un materiale veramente molto confacente alla balistica, ha una densità di 9,1, quindi molto più alta del ferro che ricordiamo è 7,8. Diciamo che questa densità abbastanza alta, medio-alta, una durezza abbastanza sostenuta, non è morbido come il bismuto, il rame ha una durezza intermedia, diciamo tra il piombo e il ferro o tra il piombo e il tungsteno, ha una durezza di 50 Brinell. Quindi è una sfera che mantiene con una notevole facilità la sua perfetta forma sferica e ha in traiettoria dei vantaggi molto grandi. Ha una ritardazione minore e ha una minore deflessione dalla traiettoria della rosata. Questo vuol dire rosate strette e rosate molto penetranti. L'abbiamo provata, abbiamo ottenuto a battesimo questa cartuccia con Fabio in una bellissima cacciata in valle, come diceva poc'anzi, e abbiamo potuto rilevare che effettivamente sugli anatidi ha una prestazione molto notevole, a battimenti come con il piombo, assolutamente come con il piombo. Gianluca, andiamo quindi a concludere immaginando quello che è stato, diciamo, un excursus da quella che potrebbe essere una prima canna con il ferro, poi passando per il rame, il bismuto, arriviamo al materiale quindi d'eccellenza che è il tungsteno, e qui ricordo una scena in particolare di quella cacciata che fu quella quella coppiola alle canapiglie veramente lontane, sì, la ricordo molto piacevolmente anch'io questa. Beh, il tungsteno, come sappiamo, è un pochino lo stato dell'arte dei materiali alternativi. È una cartuccia che permette di estendere la portata molto notevolmente. Io considero almeno un 15 metri in più rispetto al piombo e ne abbiamo avuto dimostrazione in quella situazione che tu hai appena ricordato. È un materiale pregiato che permette di fare delle fucilate notevoli, richiede tassativamente le canne gigliate e quindi dei fucili adeguati alla prova steel proof. Ecco, non abbiamo, oltre alla dual steel che abbiamo visto durante questa rapida carrellata dei nostri prodotti, abbiamo ancora altre cartucce in ferro che sono la Valle Steel con una Magnum, una 32 grammi utilizzabili solo in fucili gigliati, e abbiamo, ci tengo a farla vedere, una Light Steel 28 con pallino numero 8,5.
A che cosa risponde particolarmente bene questa cartuccia? In questi giorni sono arrivate tantissime richieste di una cartuccia utilizzabile nelle zone in cui il piombo è bandito per la caccia agli uccelli, diciamo, di piccole dimensioni, quindi il Alla tordo, piccola migratoria. la quaglia, l'allodola. Il pallino 8,5 in ferro diciamo che può essere una soluzione ottimale. Uno, perché la cartuccia la spariamo in tutti i fucili, anche non gigliati. Due, perché l'8,5 comunque mantiene una massa col ferro sufficiente per abbattere degli uccellini come il tordo, la cesena, il merlo, la quaglia, il beccaccino. Molto prestante e molto adatto per queste forme di caccia. La Valle Steel 32 il normale 70 e la Valle Steel 33 Magnum sono cartucce che danno un'ottima prestazione per le cacce dove non si può utilizzare il piombo e richiedono, come dicevo poc'anzi, le canne gigliate. E poi dopo abbiamo una cartuccia a 32 grammi che è la nostra Privilege Steel, che è una cartuccia di livello un po' superiore con delle caratteristiche balistiche ancora più spinte rispetto alla Valle Steel 32, adatta per forme di caccia un pochino particolari dove si richiede una cartuccia di pregio per selvaggina di pregio. It teaches so good.